Come vedete siamo in mezzo alla neve, non stiamo andando né in Trentino né in Val d'Aosta, ma stiamo tornando dall'amico Christian del Museo dell'Impossibile, che avevamo già incontrato qualche tempo fa in occasione dell'indagine sul Palodina. Questa volta ci saranno 1/2 ispezioni, indagini molto particolari e quindi ci aspetterà una bella avventura come sempre, e poi il piacere di incontrare Christian è sempre immenso. Lara, vuoi dire qualcosa? Che non vedo l'ora di rincontrare Christian, ovviamente, e di vivere questa nuova avventura insieme. Esatto. Assolutamente sì. Quindi i presupposti ci sono tutti, la neve ci ha accompagnato per un buon tratto di strada e ci vediamo a Lucca. Ciao! Ciao! Ok ragazzi, siamo arrivati a Lucca, finalmente, abbiamo anche mangiato, abbiamo già incontrato Christian, abbiamo parlato un po' e Christian stesso ci ha consigliato di visitare questa parte di Lucca incredibile, che è praticamente un grossissimo tunnel, o chiamiamolo, che corre sotto le mura della città. Quindi adesso insomma è abbastanza inquietante, anche se ovviamente è aperto al pubblico, quindi non è niente di abbandonato, cose simili, però prima insomma di farvi vedere il motivo per il quale siamo venuti qua, facciamo vedere anche i turisti. Ok. E il colpo d'occhio, ragazzi, fenomenale. Eccolo qua, bellissimo, mamma mia, Cioè, ti sembra... sono 10 gradi in meno qua. No, con freddo porco. Che silenzio. Sì, non c'è nessuno tra l'altro. Che meraviglia. Si sentono le gocce d'acqua della condensa che senti? Sì. Sarebbe bello se adesso arrivasse uno a cavallo. Sì, e poi? Tu dici, alla barda spaziale. Sì, sotto le mura. Sotto le mura di Lucca. Che bello. È bellissimo. Adesso, a parte gli scherzi ragazzi, guardate che patrimonio abbiamo. Sì. Mi sa che questa qua è una sorta di... È bellissimo. di svincolo. Guarda che roba. Guarda quello che non c'era sotto. Mi sta piovendo sulla testa, anche se non piove fuori. Ci sono i... Mamma mia, è ansiogeno qua. Ah, la faccia sia ansiogeno. Andiamo. Siamo da soli. Speriamo solo di non perderci. No, va, giriamo sotto. Magari usciamo dall'altra parte e troviamo Christian. Abbiamo fatto il giro della città, ritorniamo da lui. Ma siamo proprio da soli. Non c'è nessuno. Cioè, ci hanno lasciato i sotterranei della città tutta per noi. Per noi. Ma che bello. È vero che un giorno lavorativo la gente... Oddio, siamo controllati, perché ci sono le telecamere. Ah beh, certo. Quindi... Aspetta un attimo, qui.
E qui è chiuso. Qui è chiuso. Ah no? No, prosegue. No. Oh. Rumore. Ma va che porte. Ma cosa c'è qua dentro? Anche se spedizione perché qua. Una copione. Ma che bello, ma cos'è? Ma è particolarissimo. C'è una stanza con dentro dei cerchi. Sì, ma vai a sapere. Cristian ha detto che è tutto illuminato e infatti lo è, ma qui no. Qui sì che è illuminato, guarda sopra. Sì, ma pochissimo. Aspetta un attimo. Cioè, non si vede niente. Oh santo cielo. Si fa giù in discesa. Ah, qui però vedo la luce, eh? Sì, ma c'è la luce. Siamo in Qua c'è par- un'uscita, probabilmente sono tronconi. Ma è particolarissimo. Sì. E qua sì. Si sbuca da un altro ingresso, giustamente. Ma siamo tra... Qui siamo al di qua delle mura, sì. Siamo al di qua delle mura. Ma che meraviglia. Probabilmente là in fondo c'è un'altra entrata. Eh sì. Vedete ragazzi, questo è l'ingresso. Ci sono tanti ingressi, mi pare 4, giusto? Ingressi, sì, ci sono tanti Pare ingressi e adesso andiamo a trovare gli altri. Beh, ma saranno più o meno uguali, eh? Sì, più o meno sì. Va bene, Bene, dai. a più tardi. Ciao. Dopo essere usciti da sottoterra stiamo andando all'orto botanico, Sì. posto che ci ha indicato ovviamente Cri, e stiamo andando appunto in quest'orto botanico dove c'è presente un laghetto. Come ogni città, come ogni posto meraviglioso, anche qui c'è un fantasma ovviamente. Ce ne sarà più di uno, ma questo è molto particolare. Sì. Ce ne vuoi parlare tu di cosa? Allora sì, questo laghetto nasconde il suo fantasma, nel senso che nel 1600, quindi torniamo parecchio indietro, c'era questa donna che abitava qua a Lucca, una certa Lucida Mansi, sposata, ma che amava il lusso sfrenato, il divertimento, aveva degli amanti, si dice addirittura uno al giorno, e le piaceva divertirsi, ma come capita a noi donne, l'età passa e ci si comincia a vedere ogni tanto, da un certo momento in poi, una piccola ruga, il capello bianco, e lei non avrebbe mai voluto che il tempo la segnasse, e disperata chiese aiuto. Era disperata. Il diavolo
venne in soccorso, la sentì e le propose un patto, 30 anni di giovinezza. 30 anni di giovinezza, questa donna accettò, visse la sua vita sfrenata, fece uccidere il marito se non sbaglio e continuò la sua vita con amanti, lusso, bagordi e quant'altro. Me la fai conoscere dopo. Oddio, c'è da stare attenti. Finché passarono i 30 anni e passati questi 30 anni il diavolo arrivò a riscuotere, lei non l'avrebbe mai voluto, ma lui la rapì, la prese, la portò su un carro infuocato e si inabissò in questo laghetto. Si dice che nelle notti di luna piena si sentono ancora le urla e le grida disperate di Lucida, che vorrebbe ritornare in vita, che non avrebbe mai voluto vendere l'anima al diavolo, no? E si dice appunto che tra le ninfee, comunque affacciandosi e guardando il laghetto, si possa vedere lei sotto che si dispera. Bene, quindi noi andiamo a vedere se la troviamo. A vedere se troviamo questa Shura, come si dice a Shura Milano. del 1600. Qui si direbbe questa bischera, perché siamo a Lucca, per cui andiamo a cercare la bischeraccia. Ok, ciao. Ok ragazzi, l'avete visto, l'orto botanico ve l'abbiamo appena fatto vedere, purtroppo è chiuso, quindi abbiamo fatto vedere da una via aerea il laghetto, il drone automatico. Il drone automatico, dove si dice che appunto ci sia questo fantasma di questa donna, no? Sì. È chiuso perché siamo subito dopo l'ora di pranzo e c'è appunto pausa da parte dei custodi e quant'altro. Non possiamo fermarci troppo perché abbiamo un po' di giri da fare, però quantomeno l'avete visto e quindi siamo contenti di questo. Bello, mi è piaciuto molto bello. Sì, no, è molto bello. Sì, certo, peccato non averlo visto da vicino, entrati, ma però la vista dall'alto forse è meglio, esatto. Forse è meglio. A più tardi. Allora Lara, abbiamo fatto tutto il giro della città attraverso le mura, cioè sopra le mura. Dovevamo tirare giù il pranzo perché è stato piuttosto pesantino. Pioso. Ecco. Scusate, ma a Lucca c'è la Bora? C'è la Bora, non siamo a Trieste, però la Bora c'è. No, abbiamo mangiato come i porcellini, per cui abbiamo fatto tutto il giro della città, è meraviglioso perché c'è questa passeggiata che è lunghissima e gira attorno proprio alla città. Siamo sopra le mura, di qua c'è la città antica, diciamo così, quella all'interno delle mura, e di qua fuori c'è invece la città nuova, diciamo, quella meno caratteristica, però pur sempre molto bella. Vediamo dove spunteremo, se da un altro buco, se da un altro passaggio segreto, e a più tardi. A più tardi. Ogni colonna è diversa dall'altra, è bellissimo.
ore 18:15 avevamo appuntamento con alcuni segnalini, non tutti sono potuti venire perché giustamente si lavora, oggi è venerdì, ma comunque 2 impavidi coraggiosi segnalini Ce sono l'hanno partiti fatta. dalla lontana Firenze, Prato, giù di là, e sono arrivati. La cosa a noi ci fa onore e un gran piacere. Sono Elfa, che potete trovare sempre in chat quando facciamo le premiere, e Sauro. Adesso ve li facciamo conoscere. Eccoci qua. Elfa, ve la Ciao. presento, ragazzi. Ciao ragazzi. Lei è colei che scrive in chat quando Sì. facciamo le premiere e lui è Sauro. Salve. Bene, quindi allora siete stati contenti di trovarci? Moltissimo. Certo. Beh, Moltissimo. noi pure. E siete le belle e brave persone che trasparite dai video. Grazie, molto gentile. Anche tu sei molto carina, Grazie. così come il tuo compagno, marito, non so bene. Sì, Marito, esatto. Quindi siete belle persone anche voi, ci ha fatto molto piacere Anche a conoscervi. noi, anche a noi. E poi la cosa che ci ha fatto anche un pochino stare in colpa è che avete fatto tanta strada per venire qua, quindi ci sentiamo un po' in colpa, però Tranquilli. ecco, siamo Abbiamo fatto andati- volentieri. noi abbiamo aspettato volentieri, anzi siete arrivati anche prima del previsto. Ci siamo fatti un buon caffè là nel bar del centro e quindi adesso ci andiamo a fare una passeggiata per Lucca. Sì. Ok. Quindi saluta tutti i tuoi segnalini, colleghi, Ciao, segnalini. ciao signalini, un bacio a tutti. Ok, noi andiamo a farci una Andiamo passeggiata. anche noi con loro, ci facciamo ancora 4 chiacchiere insieme, che è stato piacevolissimo incontrarli, veramente. A prestissimo. Ciao. Bene amici, è il giorno dopo del nostro arrivo a Bagno di Lucca con me Lara, ma Christian che vi abbiamo tanto annunciato qui con noi. Addirittura, Eh sì, ci sono tanti saluti che sono arrivati da parte dei segnalini e non solo. risalutiamo tutti. Risalutiamo tutti, Christian è qua, oggi sarà una giornata tosterella perché ci saranno tante ispezioni. Chi ci riprende è Ilaria, fai un saluto Ciao a tutti, così ti sentono anche te. sì, dietro le quinte. Dietro le quinte. È praticamente la squadra del Palodina, ragazzi, se vi ricordate. Sì, vero o no? Esatto. Alla prossima. Ciao. Ciao.